Vi è mai capitato di aprire una di quelle app dedicate alla pesca sportiva dove vi viene mostrato il grafico dell'attività dei pesci? In tante occasioni viene mostrata anche una percentuale rispetto alle finestre di attività durante la giornata, ma andando a scavare più nel dettaglio, queste informazioni da dove provengono? C'è una base scientifica oppure si tratta di indicazioni che lasciano anche un po' il tempo che trovano? In questo video parliamo proprio di questo, della cosiddetta teoria solunare, dell'influenza delle maree, della luna sull'attività degli animali e nel nostro contesto l'attività del pesce nelle fasi delle nostre battute di pesca. E lo facciamo con un approccio pratico, partiamo un po' dalla base, capiamo insieme da dove nascono queste informazioni e se poi possono avere una valenza specifica e migliorare le nostre battute di pesca. Partiamo insieme dopo la sigla, andiamo. Come solitamente facciamo, ho realizzato una serie di slide, un documento per meglio far comprendere l'argomento che trattiamo oggi. Partiamo con il sommario, partiamo dal primo punto: che cos'è la teoria solunare, quali sono le finestre cosiddette maggiori e minori, vediamo insieme qual è lo stretto legame rispetto alle maree, l'errore principale che quasi tutti commettono, e poi vediamo nella parte conclusiva come applicarla praticamente nelle nostre sessioni di pesca, come le fasi lunari vediamo come influenzano le varie specie di pesci e anche di predatori, e nell'ultima fase vi dico l'importanza del diario di pesca. Scopriamo insieme che cos'è la teoria solunare. Partiamo con questa prima grafica. Quando parliamo di teoria solunare, parliamo praticamente di un sistema che prova a mettere in relazione il comportamento dei pesci con la posizione del Sole e della Luna. Quindi proprio con il termine teoria solunare si uniscono proprio queste due parole, il Sole e la Luna, e la teoria che viene associata all'andamento di questi due astri è stata creata intorno agli anni 20-30 da John Alden Knight, un autore e appassionato di pesca, caccia e vita all'aria aperta. Si tratta di un americano che negli anni 20 iniziò a studiare questi fattori che, secondo l'esperienza di suoi amici pescatori e cacciatori, potevano influenzare l'attività degli animali. Tra questi fattori Knight iniziò a concentrarsi soprattutto su tre elementi: il Sole, la Luna e le maree. Le sue tabelle, che prendono proprio il nome di tabelle solunari, furono pubblicate negli anni 30 e diventarono uno strumento molto usato dai pescatori e dai cacciatori per individuare i momenti potenzialmente più favorevoli della giornata. L'idea di base è molto semplice: in certi momenti della giornata, in base alla posizione del Sole e della Luna, l'attività naturale potrebbe aumentare, non solo nei pesci, ma più in generale si tratta di parlare di animali. Oggi, grazie anche alla tecnologia, all'utilizzo degli smartphone, dei cellulari di ultima generazione, molte app riprendono proprio questo principio. Quindi quando vediamo una percentuale di attività, finestre favorevoli o picchi dove ci viene mostrata la possibilità di strike, dobbiamo capire che dietro spesso ci sono dei calcoli collegati proprio alla posizione della Luna, del Sole
e agli orari di alba e tramonto rispetto ai cosiddetti transiti lunari. Il punto più importante però è che dobbiamo interpretare questi dati e quindi non rappresentano una certezza matematica. Una previsione solunare non significa adesso il pesce a bocca per forza, ma significa piuttosto che in questa fascia oraria potrebbe esserci una maggiore possibilità di attività se anche altre condizioni sono favorevoli. Quindi questa cosiddetta teoria solunare non va a creare il pesce dove non c'è, però può aiutarci a far capire quando conviene essere più concentrati nell'attività di pesca. Come anticipavo, abbiamo già parlato di finestre maggiori e finestre minori. Vediamo nel dettaglio cosa intendiamo quando parliamo di questo fattore. Quindi quando noi apriamo una tabella solunare o un'app dedicata che utilizza questi parametri, spesso troviamo alcune fasce orarie evidenziate come più interessanti, chiamiamole così. Queste fasce vengono generalmente divise in finestre maggiori e finestre minori. Le finestre maggiori sono legate al proprio momento in cui la Luna si trova sopra di noi, quindi nel transito superiore, oppure nella sua posizione opposta, sotto di noi, quindi nel transito inferiore. Secondo la teoria solunare, questi momenti rappresentano i picchi di attività principale e quindi vengono definite finestre maggiori. Le finestre minori invece sono collegate al sorgere e al tramontare della Luna. Detta così può sembrare anche una cosa molto tecnica, ma vi ripeto, nella pratica il concetto è molto semplice. Alcune fasce orarie possono essere più interessanti di altre perché coincidono con un possibile aumento del movimento naturale degli animali. Però attenzione che non tutte le finestre hanno lo stesso valore. Una finestra minore che coincide con l'alba, facciamo questo esempio, il tramonto, un cambio di marea, quindi con l'acqua in movimento e la presenza di foraggio, può essere molto più interessante di una finestra maggiore che capita in un momento piatto, quindi senza corrente e senza segnali di vita, ecco, chiamiamolo così. Quindi il vero segreto non è guardare solo la finestra solunare, ma è capire con quali condizioni quella finestra maggiore o minore si combina, quindi a cavallo del tramonto, a cavallo dell'alba, a cavallo ecco, di presenza di corrente, fattori meteo, marini, ambientali che si vanno a sommare gli uni agli altri e favoriscono la possibilità di fare delle catture, quindi non soltanto le previsioni. Nella prossima slide invece vediamo anche come si combina l'attività che noi vediamo interpretata dalle tabelle solunari a quello che è l'influenza della Luna e di conseguenza delle maree nelle nostre attività di pesca. Quindi vediamo il legame con le maree, che è uno dei motivi per cui interessa tanto i pescatori, è proprio questo: la Luna influenza il movimento delle masse d'acqua e quando l'acqua si muove spesso muove anche tutto il sistema, chiamiamolo così. Si muovono nutrienti, si muovono piccoli organismi, i pesci foraggio e di conseguenza anche i predatori, che per chi pratica la pesca spinning è l'obiettivo principale. Questo per noi è fondamentale, soprattutto in mare, perché le tabelle solunari hanno una valenza anche nella pesca in altri contesti. Una foce che inizia a scaricare acqua, magari torbida, una spiaggia che cambia in merito alla presenza o meno di corrente, o una scogliera dove l'acqua prende vita,
ma allo stesso modo anche un porto dove il foraggio si sposta di continuo, magari sotto le luci dei lampioni se siamo in pesca di notte. Tutti questi sono molto importanti come segnali, più importanti di una semplice percentuale che noi vediamo sulla app. La teoria solunare diventa molto interessante quando questa va ad incontrare anche una fase di marea, quando c'è più corrente nel nostro specchio d'acqua dove diciamo faremo la nostra battuta di pesca. Facciamo un esempio pratico, no? Per andare proprio nel dettaglio della nostra uscita. Se stiamo cercando la spigola in ambito della foce e una finestra solunare si avvicina al tramonto, con un cambio di marea, con l'acqua leggermente velata o la presenza di corrente, quella situazione merita attenzione. Non perché ovviamente la cattura sia garantita, questo non è scritto da nessuna parte, ma perché ci sono più fattori che stanno lavorando insieme e nella pesca che succede? Quando più fattori si alleano, ecco, vediamo che corrispondono, più possibilità abbiamo di rendere efficaci le nostre battute di pesca, ovviamente in termini di successo, in termini di catture. L'errore che fa soprattutto il principiante o colui che vede queste tabelle all'inizio è quello di legarsi esclusivamente alle tabelle, alla app, per capire, ecco, oggi si prende per forza, ma non funziona assolutamente così, perché se lo spot è sbagliato, se non c'è movimento d'acqua, quindi non c'è corrente, oppure magari in tante situazioni non c'è attività predatoria, non c'è foraggio, la presenza della finestra maggiore o della finestra minore, quindi i picchi di attività per quanto riguarda la tabella solunare, certamente non si possono pretendere dei miracoli. Ecco, la tabella solunare non può sostituire assolutamente l'esperienza sul campo e questa è una cosa molto importante perché l'app può dirci la finestra interessante, ma non sa proprio nello specifico se lo spot che noi sceglieremo per svolgere le nostre battute di pesca è attivo in quel preciso momento. L'app non può leggere il colore dell'acqua, non può vedere se c'è la cosiddetta mangianza. La teoria solunare deve essere un supporto, non il centro della pescata. Per cui, ecco, in definitiva, la luna può suggerire il momento, ma siamo noi a dover capire in base alla nostra esperienza, in base a quelli che sono i fattori meteomarini ed ambientali del nostro preciso spot, a capire quando le due attività, quindi quella dei pesci e quella delle informazioni della teoria solunare, possono accavallarsi per aumentare le possibilità di strike. Non ci leghiamo unicamente alle tabelle solunari. Questo è l'errore da non commettere. Una volta assodato questo, riusciamo a capire anche come poi sfruttarle nelle nostre battute di pesca, quindi anche nella pratica diretta. Il modo corretto per usare la teoria solunare è quella di metterla alla fine del nostro ragionamento e non all'inizio. Quindi, prima scelgo lo spot in base alla stagione, alla specie che voglio cercare, alla tecnica che io metto a punto, all'approccio, poi valuto le condizioni reali, il vento, la pressione, la marea, il colore dell'acqua, la presenza di foraggio, come abbiamo detto anche prima, e solo dopo do uno sguardo alla tabella solunare con l'app e l'attività dei pesci. Quindi se c'è una finestra interessante in cui posso concentrare meglio la mia pescata, scelgo magari quel punto. Nello spinning, per esempio, gli attacchi si ricevono in momenti molto brevi. Possiamo pescare
per ore senza vedere un pesce, quindi senza una tocca, senza un inseguimento, e poi invece in 10 minuti cambia tutto. Se so che in una certa fascia oraria che può coincidere, ad esempio con l'alba, il tramonto, a secondo anche del predatore che io sto ricercando, e i fattori solunari si stanno allineando in quel preciso momento, devo essere maggiormente preparato ad affrontare quel momento con ecco, meno distrazioni, con più concentrazione, con l'artificiale giusto, con il recupero corretto. Perché molte volte nella pesca non vince chi fa più lanci nello spot, ma chi riesce a concentrare meglio l'insieme di questi fattori, la tecnica giusta, la profondità dove noi facciamo lavorare le nostre esche, naturali o artificiali che siano, la velocità di recupero. E quindi se questi fattori che noi sappiamo di star facendo bene ci fanno risparmiare tempo ed energia non facendo cose che invece non sono utili in quel preciso momento, in quella stagione. Motivo per cui passiamo al prossimo capitolo, che è quello delle fasi lunari e delle specie. Con questo capitolo che cosa andiamo a vedere? Andiamo a vedere un altro aspetto interessante che riguarda le fasi lunari, perché molti pescatori si chiedono: è meglio la luna piena o la luna nuova? Diciamo che non esiste una risposta buona, valida per tutti. La risposta corretta, secondo anche le mie esperienze, è dipende, perché la luna piena può portare maggior luce durante la notte, però in alcuni casi, in alcuni spot, per alcune specie di pesci rappresenta un cambiamento nel comportamento di alcuni predatori. In alcuni spot può aiutare, in altri può rendere invece i pesci più sospettosi, oppure spostare l'attività in momenti diversi. Invece la luna nuova crea condizioni di buio più marcate, e quindi in determinati ambienti, per determinati spot come i porti, le scogliere, le foci, e per alcuni determinati predatori può essere un dettaglio da considerare, perché alcuni predatori sfruttano il contrasto tra le ombre, le luci artificiali, il movimento del foraggio che si amplifica durante questa attività. Specie, ad esempio, come la spigola, il serra ed il barracuda, possono avere momenti di attività molto concentrati durante la giornata, quindi non basta dire con questa luna si prende, ma bisogna capire, secondo anche la nostra esperienza in quel determinato spot, se le condizioni della luna piena o della luna nuova possono modificare il comportamento dei pesci, e quindi ci dobbiamo anche settare di conseguenza. Alcune cose le impariamo soltanto sul campo e capiamo che poi si ripetono ciclicamente nel corso degli anni, motivo per cui secondo la mia esperienza è molto interessante, se abbiamo una memoria. Quindi non affidiamoci alla memoria, oppure se abbiamo una memoria come quella dei pesci, affidiamoci alla creazione, alla compilazione del cosiddetto diario di pesca. Con il diario di pesca che trattiamo in questa ultima slide del nostro documento, che cosa vediamo? Ecco, vediamo che è il modo migliore per capire se la teoria solunare funziona davvero nei nostri spot, oppure ecco, è una teoria che lascia un po' il tempo che trova. Con il diario di pesca noi impariamo a segnare tutte quelle che sono le condizioni che troviamo nelle nostre battute, quindi dalla data, l'orario, la fase lunare, la finestra solunare, la marea, ma anche le condizioni meteo-marine che troveremo, quindi il vento, il colore dell'acqua, se il mare è mosso, e anche le tipologie di esche artificiali, se noi facciamo la tecnica dello spinning, o il comportamento del pesce. All'inizio potrebbe sembrare una cosa esagerata, ma
vi dico che dopo un po' di uscite dove iniziamo a segnare tutti questi dettagli, iniziano a venire fuori degli schemi. Questi schemi si ripetono con una certa ciclicità anche nel corso degli anni, e quindi ecco noi iniziamo ad avere dei punti dove far iniziare anche dei ragionamenti in base al verificarsi di alcune condizioni meteomarine per la stagione in cui siamo, poi andiamo a vedere anche le fasi lunari, riusciamo a mettere insieme i puntini e ci viene fuori uno schema dove dovrebbero aumentare le potenzialità di strike degli spot che noi solitamente frequentiamo, quindi nelle nostre battute di pesca. E in conclusione vi dico anche che sullo shop Amazon ho realizzato 2 diari di pesca per aiutarvi proprio in questo ultimo dettaglio, quindi nel segnare tutti questi fattori che contraddistinguono le nostre uscite di pesca e ci possono essere utili nel tempo. Un diario di pesca è dedicato a chi va in mare, quindi edizione mare. L'altro diario di pesca è stato dedicato all'acqua dolce, per cui ecco vi lascio il link in descrizione per un eventuale acquisto. Ringrazio tutti voi per aver seguito il video fino alla fine. Se vi è piaciuto lasciate un like, anche un commento per farmi sapere cosa ne pensate di questa teoria solunare. E noi ci vediamo al prossimo video come sempre su Planet Spin Fishing. Ciao ragazzi, alla prossima.